Di piatti di chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua. Salve a tutti e ben ritrovati in questo 22esimo episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti, un episodio che mira a parlare di un piatto comune che si prepara in tutte le nostre case, ovvero la frittata. Non c'è davvero limite alle ricette e alle varianti di questo piatto e, come spesso accade in cucina, la fantasia è l'unico limite che ci trattiene. Impareremo a preparare due frittate classiche, le più comuni, frittata con le patate, frittata con le cipolle, eccetera, e poi faremo un piatto di frittata freddo ed altre due frittate molto particolari. Questo ci vuol far capire quanto lo stesso piatto possa alla fine trasformarsi. Ma adesso è ora di andare a vedere come si preparano. Iniziamo con la prima frittata, sbucciamo e affettiamo finemente una cipolla. In una ciotola rompiamo 3 uova, aggiungiamo il prezzemolo, la noce moscata, un po' di sale, un filino di olio extravergine di oliva ed infine aggiustiamo con una macinatina di pepe nero. Ora, con l'aiuto di una frusta, sbattiamo tutto per bene amalgamando gli ingredienti. Mettiamo sul fuoco una padella, aggiungiamo un filo d'olio d'oliva e quando sarà caldo iniziamo a cuocere la cipolla. Saltare fino a quando la cipolla non sarà ben dorata. Ora che la cipolla è pronta, con il cucchiaio di legno ricompattiamola al centro della padella. Aggiungiamo l'uovo e lasciamo cuocere per 2-3 minuti. Con una paletta passiamo tutto intorno ai bordi della padella per assicurarci che la frittata non si sia attaccata. Rigiriamo la frittata su un piatto e poi lasciamola scivolare di nuovo dentro la padella. A questo lato basterà soltanto un minutino di cottura. Non cuociamo troppo le uova perché tendono a diventare asciutte e a perdere la loro cremosità. La frittata con le cipolle è pronta, riversiamola sul tagliere e tagliamola a spicchi. Decoriamo il piatto con un po' di parmigiano grattugiato, un po' di prezzemolo ed impiattiamola. Eccola qui, bella, tradizionale e buona. Passiamo ora alla seconda frittata, sempre tradizionale e molto popolare, la frittata di patate. Dopo aver sbucciato bene le patate, tagliamole a fette di circa mezzo centimetro. Mettiamole in un pentolino, ricopriamole di acqua, un po' di sale e lasciamole bollire per 20 minuti. Il tempo che le patate cuociono, in una ciotola rompiamo le uova, saliamole, aggiungiamo il rosmarino che, anche se cambia colore, alle uova dà un sapore inconfondibile che si sposa perfettamente con le patate. Una macinatina di pepe e iniziamo a sbattere con cura per far amalgamare tutti gli ingredienti. Ora che le patate sono pronte, togliamole dal fuoco e immediatamente mettiamo sul fuoco una padella, un filo d'olio e quando sarà caldo aggiungiamo le patate e facciamole rosolare per 3-4 minuti. Ora ricompattiamo le patate sul fondo della padella e aggiungiamo l'uovo. Aggiustiamo le patate affinché affondino nell'uovo ancora crudo. Mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere per 2-3 minuti. Trascorsi i quali rigidiamo la frittata di patate su un piatto e poi riversiamola nuovamente dall'altro lato nella padella. Lasciamo cuocere per 1 minuto. La frittata di patate è pronta, riversiamola sul tagliere, tagliamola a pezzi, decoriamo un piatto e impiattiamola. Eccola qui. Amo questa frittata. La mia mamma me la cucinava quando ero bambino e io veramente l'adoro. Passiamo ora a una frittata un po' più particolare, la 1000 foglie di frittata, una frittata fredda, originale e sfiziosa.
Dopo aver rotto le uova necessarie in una ciotola, aggiungiamo un pizzico di sale e diamo una nota di freschezza con delle foglie di menta. Aggiungiamo il parmigiano e con la frusta sbattiamo bene le uova. Dopo aver foderato bene una teglia con della carta forno, riversiamoci dentro le uova, accendiamo il forno statico a 180 gradi ed inforniamo per 10-15 minuti. Trascorso il tempo necessario, le uova si sono cotte ma senza asciugarsi troppo. Sforniamole e rigiriamo su un tagliere la frittata. Stacchiamo la carta forno e iniziamo a fare dei quadrotti di 3 cm x 3. Tagliamo a fettine sottili un pomodoro ed iniziamo a sovrapporre prima un quadrotto di frittata, su di esso una fetta di pomodoro, un po' di rucola, sale, pepe e ripetiamo l'operazione. Alla fine tagliamo in due questo quadrotto e con l'aiuto di uno stuzzicadente mettiamone uno sopra l'altro e facciamo ruotare gli ingredienti in modo da creare una specie di vortice. Su di esso mettiamo un quadrotto di Emmental. Ed eccola qui, che si parli di un antipasto, di uno sfizioso secondo, di un aperitivo, questa frittata non vi deluderà. Prossima ricetta: tortini di bacon e formaggio olandese. Rompiamo le uova in una ciotola, sale, una macinatina di pepe e un po' di latte per mantenere la cremosità. Con la frusta sbattiamo bene il tutto. Tagliamo a quadrotti il gouda olandese. Ora avvolgiamo con il bacon 4 stampi da muffin. All'interno mettiamo un pezzo di formaggio. Riempiamo gli stampi con le uova e aggiungiamo sopra il resto del formaggio. Siamo pronti per infornarli. Preriscaldiamo il forno statico a 180 gradi e inforniamo i nostri cestini. Lasciamo cuocere per circa 10-15 minuti, fino a quando comunque il formaggio che abbiamo messo sopra non si sia sciolto e un po' gratinato. Ed eccoli qui pronti, sembrano dei piccoli soufflé, si sono gonfiati, sono davvero belli. Lasciamoli raffreddare per qualche minuto, dopodiché rimoviamoli dagli stampi e impiattiamoli direttamente. Eccoli qua, davvero sfiziosi, molto profumati, nutrienti e appetitosi. Ed ecco a voi l'ultima ricetta di questo video: uova scacco matto. Questa è una ricetta composta da 2 frittate. Quella verde si prepara così: rompiamo le uova in una ciotola, il parmigiano, gli spinaci, sale e pepe e mescoliamo tutto con cura. Tagliamo a quadrotti la pancetta, aggiungiamola al composto e mescoliamo. Passiamo adesso alla frittata a formaggio. Rompiamo le uova in una ciotola, aggiungiamo il pangrattato, sale e pepe e alla fine aggiungiamo la mozzarella tagliata a julienne. Mescoliamo tutto con cura. Ho federato una teglia di carta forno usando come separé per le 2 frittate un cucchiaio di legno sotto di essa. Ho riversato le frittate e adesso siamo pronti per cuocerle. Preriscaldato il forno statico a 180 gradi, inforniamole e lasciamole cuocere per 10 minuti. Ora che sono pronte, sforniamole, riponiamole sul piano di lavoro, liberiamole della carta forno ed iniziamo a tagliare le frittate a quadrotti grandi come quelli di una scacchiera. Dobbiamo fare questa operazione per entrambe le frittate, sia quella verde che quella bianca. Una volta finito, non ci resta che alternare un quadrettino di frittata verde e uno bianco a comporre una vera e propria scacchiera su un altro tagliere. Dopo aver ottenuto questa bella scacchiera, da un lato metteremo gli scacchi neri rappresentati dagli olive e dall'altro lato invece metteremo gli scacchi bianchi rappresentati dal nostro formaggio e Dahmer. Eccola qui, buona, elegante e molto originale. Per questo video era davvero tutto. Chef Nunzio vi ringrazia, vi saluta, spero tanto che queste frittate arrivino sulle vostre tavole e che questo video vi sia piaciuto. Ciao belli!
ad i piatti di Chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua.